L'infortunio di Alessandro Bastoni purtroppo non è un semplice affaticamento, anzi il difensore interista lascia il ritiro della nazionale, quindi non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per queste due importantissime partite per la nazionale azzurra. Fa rientro a Milano, dove è previsto che nelle prossime ore dovrà sottoporsi a degli accertamenti, perché c'è il sospetto di una lesione al polpaccio destro, dove ha avuto questo problema, una lesione che sarebbe un problema dunque non banale. Tradotto, se la lesione sarà confermata da questi ulteriori accertamenti, dipenderà molto dal grado, ecco, di questo infortunio, ma visto che siamo comunque a 10 giorni dalla sfida contro la Juventus, appare veramente difficile oggi poter prevedere la presenza a Torino di Bastoni, così come poi a Lisbona in casa del Benfica in Champions League, eppure la gara contro il Napoli il 3 dicembre prossimo è tutt'altro che sicura, anzi. E considerando che nel frattempo l'Inter è fuori anche Benjamin Pavard, un infortunio che nella più ottimistica delle ipotesi lo terrà fuori probabilmente fino a metà dicembre, ad essere ottimisti, ecco, proprio in corrispondenza di un momento della stagione veramente fondamentale, veramente importante per l'Inter, si va a creare un'emergenza per la difesa dell'Inter, che mi porta a fare anche tre riflessioni che voglio condividere qui con voi in questo nuovo episodio. E allora, innanzitutto, ben ritrovati e ben ritrovate, amiche ed amici passioni interisti. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, sul tasto iscriviti, mi raccomando, cliccate subito, così continuate a far crescere il nostro progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani. Lasciate anche un mi piace, visto che ci siete, non vi costa nulla e continuate a sostenere Passione Inter. E parlando di Bastoni, dell'emergenza in difesa, la prima riflessione che bisogna fare riguarda innanzitutto il come sostituire dunque Alessandro Bastoni. In particolar modo nella prossima gara contro la Juventus, a questo punto la scelta mi sembra abbastanza logica e obbligata, facendo poi tutti gli scongiuri, sperando che non ci siano altri problemi con le nazionali, chiaramente nazionali che stanno facendo tante vittime in giro per il mondo, anche Camavinga, ho visto vari infortuni da altre nazionali e altre big che stanno perdendo pezzi. Quindi contro la Juventus, Darmian a destra, De Vrij al centro, Acerbi che scala a sinistra, credo sia una soluzione abbastanza scontata e la più logica. Dumfries, quindi, che va a fare l'esterno ed è di fatto l'unico esterno destro a disposizione a centrocampo, che stanno letteralmente spremendo tra Inter e Nazionale, quindi speriamo che innanzitutto non ne risenta lui a livello di rendimento. Dall'altro lato si spera anche che Quadrado possa recuperare per dare almeno un cambio a gara in corso, sarebbe davvero importante. In difesa invece le uniche alternative si riducono a Carlos Augusto, che andrebbe portato a fare il terzo, quindi a sinistra, cosa che per me fa meglio di Di Marco eventualmente, e Jan Bissek, che a questo punto ringraziamo almeno il fatto, ecco, che Inzaghi lo abbia già iniziato ad integrare e a testarlo contro il Salisburgo, perché ora dovrà entrare nelle rotazioni. E a tal proposito, la riflessione numero 2 riguarda proprio Bissek e il mercato, perché su Bissek c'era già chi stava parlando, se ne è un pochino parlato del fatto che potesse andare già in prestito addirittura nel mercato di gennaio. Adesso invece ha davanti un'opportunità, adesso diventa un elemento importante comunque nelle rotazioni da fare nelle prossime partite. Immagino che magari contro la Juventus sarebbe da usare eventualmente a gare in corso, ma già contro il Benfica, dove l'Inter è qualificata agli ottavi di finale di Champions, potrebbe, credo, partire da titolare, come è successo anche contro il Salisburgo. E con questa opportunità, quindi, se risponderà in maniera convincente, poi si aprono nuovi scenari sicuramente, perché Bissek può diventare a tutti gli effetti quindi il primo vice lì in difesa a destra, con Darmian che rimane il solito jolly fondamentale da utilizzare un po' dove serve, anche alle spalle di Dumfries, e quindi un Bissek che convince ti può cambiare i piani per il mercato di gennaio, ma eventualmente anche quelli per la prossima estate, per andare a completare questo reparto. Se invece non convince, è chiaro che qualcosa durante il mercato di gennaio, secondo me, diventa necessario che venga fatta, soprattutto se Quadrado continua a non rendersi utile. E la terza riflessione poi che voglio fare in chiusura è un po' provocatoria, un po' polemica anche, mettiamola così, o comunque ho letto e visto da tante parti anche grandi commentatori, grandi opinionisti e super espertoni dire che l'Inter è prima in classifica perché è fortunata a non avere infortuni, e se non hanno detto che è solo questo,
comunque hanno dato merito, ecco, anche a questo, del fatto che l'Inter sia prima e stia andando particolarmente bene. Il solito tentativo comunque di sminuire quello che fa l'Inter, abbastanza chiaro. Ma fermo restando che allenare meglio i calciatori e comprare meno calciatori che tendono a rompersi, per me non è fortuna, ma è competenza eventualmente. E attenzione, io vorrei ricordare intanto che l'Inter comunque un momento difficile da questo punto di vista per me lo ha già vissuto e ne è uscita in maniera molto positiva, perché al di là di qualche acciacco minore che comunque c'è stato e al di là di Pavard che è più recente, l'Inter ha affrontato un ciclo di partite veramente importanti dovendo fare i conti con l'infortunio di Marko Arnautovic, che lo so che per ora non ha fatto nulla, viene ancora molto sottovalutato, non è chiaramente il titolarissimo dell'Inter, eccetera, eccetera, ma nei piani tattici dell'Inter era stato sicuramente preso proprio per essere un elemento importante e dare anche il giusto ricambio nelle rotazioni anche in determinate partite dal primo minuto, e invece con questo infortunio l'Inter comunque ha affrontato un momento molto delicato con soli 3 attaccanti di fatto, eppure l'Inter ne è uscita alla grande con dei risultati molto positivi. Ora il problema si è spostato sulla difesa, sulla fascia destra e in parte anche a centrocampo, tra l'altro, perché, Çalhanoğlu, fanno sapere dalla Turchia, ne abbiamo commentato nella scorsa diretta, ha un'infezione alle vie respiratorie, non è stata meglio precisata questa problematica e, anche se non sembra niente di grave, almeno per il momento, però salta la gara contro la Germania con la nazionale turca e, speriamo non ci siano ulteriori sviluppi. Aslani stesso qualche problema lo ha avuto, ha saltato anche la gara col Frosinone, però adesso è recuperato, quindi qualche problema anche all'Inter c'è da questo punto di vista. Non siamo gli unici fortunati a non avere infortuni. Però cerchiamo di prenderlo anche, diciamo, dal lato delle opportunità, così come dicevo magari anche per Bissek. Immagino Inzaghi adesso e se Inzaghi riesce anche a centrare gli obiettivi in una fase così delicata, anche in questo momento con la rosa che si accorcia, cosa che all'interno di una stagione così ad alti ritmi, con così tante partite ravvicinate, credo possa essere anche definito normale che avvenga. Ecco, prima cosa dimostra di aver fatto lui e nella gestione dell'Inter, secondo me, un altro passo avanti importante che sarà difficile poi non concedergli. E numero 2, credo che nemmeno il miglior Mazzarri potrebbe poi trovare una scusa per non certificare il valore di tutto quello che si sta facendo, almeno fino a questo punto. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se siete d'accordo con le mie riflessioni, che formazione poi vi chiedo bisogna schierare secondo voi contro la Juventus, vista anche questa situazione in cui ci si ritrova in questo momento. Vi invito a valutare la possibilità di abbonarvi al nostro progetto. Se non l'avete ancora fatto, potete sostenere Passione Inter, un progetto indipendente che vi porta ogni giorno aggiornamenti, novità, approfondimenti, analisi e notizie su tutti i nostri canali. Vi aspettiamo anche sul club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Mi raccomando. Vi lascio con un approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.